Dream Scenario, l'ultimissimo film di Nicolas Cage, avrà funzionato in questa nuova bizzarra pellicola? Lo scopriremo insieme dopo la sigla. Allora, Dream Scenario, sottotitolato in italiano Hai mai sognato quest'uomo? È un film del 2023 che uscirà negli Stati Uniti il 10 novembre, mentre arriverà qua nelle nostre sale italiane il 16 di novembre. Scritto, diretto e montato dalla stessa personalità di Christopher Borgli, non ho idea di come si pronunci perché è un regista norvegese. Con questo film firma il suo debutto alla regia in lingua inglese. La soundtrack, interessante vedere come la soundtrack, anche se non è una delle colonne sonore più memorabili che io abbia mai sentito, ma è stata scritta da Owen Pallett, che è lo stesso che scrisse la colonna sonora di Her, oppure Lei, dipende come lo vogliate chiamare, se con il titolo originale o con la traduzione italiana, il film di Netflix che trovate su Netflix con Joaquin Phoenix. Il cast di Dream Scenario vede, prima di arrivare alla star principale, ovvero Nick Cage, vede altri personaggi e personalità secondarie, quale Dylan Baker, che fu il Dr. Connors, per intenderci, nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, anche se mi sembra appare solamente nel secondo e nel terzo, ed è ovviamente il sogno bagnato di ogni fan di Spider-Man e della trilogia di Raimi, perché nel quarto film di Spider-Man mai realizzato doveva interpretare appunto la trasformazione di Dr. Connors in Lizard, il cattivo dei fumetti dell'Uomo Ragno. Un'altra personalità molto interessante è l'attore Michael Cera, che è colui che ha interpretato Alan in Barbie, comunque un grandissimo attore comico statunitense, che ho scoperto essere anche la voce, il voice actor di Robin nel film di Lego Batman, che fa parte, non una sorta di sequel, ma quel film facente parte dell'universo narrativo cinematografico iniziato da The Lego Movie. Anche qui non fatevi ingannare dal fatto che sia un film Lego per bambini, perché in realtà è uno dei migliori film veramente di Batman, ma in generale di film che abbia mai visto, per quanto è divertente ma allo stesso momento commovente, che è un po' in realtà le sensazioni che mi ha lasciato questo Dream Scenario, una tragicommedia davvero davvero molto ben fatta, che vi consiglio assolutamente di recuperare appena uscirà qui in Italia, perché lo sono riuscito a vedere in anteprima al Festival del Cinema di Roma, quindi questi video sono tutti video recensioni di alcuni film visti lì. Vedrò se riuscirò a vedere anche Killers of the Flower Moon di Scorsese e vedere se riesco a portarvi anche questa recensione comunque delle ultime uscite anche un po' più mainstream, invece che questi film di nicchia visti al festival. Ma faccio la recensione lo stesso perché mi sono piaciuti, le guarderanno meno persone, sì, ma amen, se invoglierò qualcuno a vedere questi film, ebbene. Quindi arriviamo al mitico Nicolas Cage. Tra l'altro ci tengo sempre a ricordare come sia il nipote del grandissimo regista Francis Ford Coppola, ma che Cage, per non essere in qualche modo soppresso, comunque sovrastato dalla fama dello zio, della sua stirpe familiare, decise di prendere questo pseudonimo di Cage. Anche qui interpreta un personaggio ai limiti dell'assurdo, come i suoi soliti ultimi. Questo personaggio che si chiama Paul, che non è altro che una persona qualunque, viene descritta così, una persona che passa inosservata, collegandolo anche al film Eileen, sempre che ho visto al Festival del Cinema di Roma, e che se non avete visto la recensione mia vi invito a recuperarla, e ovviamente anche a recuperare lo stesso film, così mi fate sapere cosa ne pensate. C'è questa frase che il padre di Eileen dice alla figlia, che hanno una relazione molto, diciamo, malata a livello patologico. Infatti il padre le dice ci sono persone che fanno i film, le movie star,
e poi ci sono quelle che riempiono lo spazio. Tu, Aileen, sei una di quelle. Ecco che quindi il personaggio di Aileen, per questi attacchi comunque a livello verbale, porterà ad avere una sua uno sviluppo del personaggio ad un livello patologico, ma comunque è interessante l'idea da notare come anche qui sia stata ripresa il fatto del personaggio che non conta nulla. Anche qui Paul può essere ricondotto ad uno di questi personaggi, una di queste persone che sono lì solamente per riempire lo spazio. È un professore universitario, insegna biologia, evoluzionista, è uno come tutti gli altri, non viene, o meglio viene percepito come una semplice persona che è lì solamente per riempire, per la sua ininfluenza. Ovviamente questo deve passare adesso, si sentirà tutto, stopperò la registrazione e la riavvierò tra 2 secondi. Eccoci qua, e questo è il bello di registrare nei parchi, perché può succedere di tutto e non sai mai che cosa ti capita. Continuano a ronzarmi intorno mosche. Ora sono al parco Schuster, ex denominato Parco Paolino, perché si trova di fronte alla Basilica di San Paolo, ed è incredibile come per fare questi video recensioni mi stia girando tutti i parchi di Roma per registrare il prossimo, non so dove andrò. E comunque, tornando al film, cosa gli accade a questo personaggio di Paul? Accade che dal suo essere nessuno, alla sua volontà di voler essere qualcuno, volersi distinguere dalla massa, dagli altri, per le sue idee, per le sue scoperte scientifiche a livello della teoria evoluzionistica, a livello biologico, che però non riesce a pubblicare le sue idee, che invece gli vengono sottratte in qualche modo, ma approfondite, da una sua ex collega che riesce, lei ricercatrice, che per questa sua posizione riesce a pubblicare quelle che sono un libro che invece parla delle idee per le quali lo stesso Paul voleva essere ricordato, voleva distinguersi. Quindi in questa sua volontà di voler essere qualcuno, e già qui capiamo un po' la problematicità del suo pensiero, perché ridà al ruolo del riconoscimento pubblico, fa dipendere da ciò la causa del suo riconoscimento di essere effettivamente qualcuno, invece che bastarsi a se stesso e vedere la fama come conseguenza del suo agire e non come fine. In questo suo volerla vedere come fine capiamo bene la problematicità e anche l'ottica che dà il film. Viene quindi ad un tratto, inizia ad apparire nei sogni di tutte le persone del mondo. Quindi da che era un signor nessuno a che diviene un fenomeno di fama mondiale. Tra l'altro anche qui non è ciò su cui si basa il film, ma è carino, divertente vedere come un professore di biologia, uomo di scienza, non riesce, diventa famoso per qualcosa di onirico, surreale, che neanche lui si riesce a spiegare, il fatto che appaia veramente nei sogni di chiunque. È interessante come la regia di questo Christopher Borgli al suo esordio in lingua inglese sia molto ben amalgamata, anche qui forse anche grazie alla colonna sonora. Come ho già detto, non è una soundtrack, dato che ci faccio molta attenzione, non è una che mi ha lasciato molto stupefatto, non molto memorabile, ma comunque non mi ha dato neanche fastidio, quindi si amalgama bene a quello che è il tono del film, un'atmosfera che quella dell'onirico, del sogno, che è contribuita a creare perfettamente da quel mix che è la regia, caratterizzata da diversi zoom in, spesso molto mi viene da dire fuori luogo, ma in realtà che ti fanno percepire una sorta di mood strano, che trovi molto stravaganti quasi, ma che servono proprio per andare a sottolineare questo mood onirico di stranezza,
anche dalla stessa recitazione di Nicolas Cage e da una sorta di glitch alla Into the Spider-Verse, comunque dei glitch delle immagini che avviano il film e che lo concludono, che iniziano il sogno e lo concludono. Anche qui una sorta di meta messaggio che potrebbe essere dato che lo stesso film parla di sogni, questo glitch che ci fa entrare nel sogno, che sarebbe lo stesso la stessa esperienza collettiva cinematografica. Si può fare un parallelismo tra ciò che è la lezione che spesso e che viene messa in scena di questo Paul che dà ai suoi studenti universitari, ovvero quella della zebra, sul perché l'evoluzione l'abbia portata ad avere le strisce, perché sono inutili per la sua sopravvivenza, in quanto se sono tutte in branco si mimetizzano, quindi si possono sono le une uguali agli altri, si confondono a vicenda. Quando però questa zebra si trova da sola, le strisce non fanno altro che renderla più vulnerabile. Ad un livello evoluzionistico si dice che queste strisce servono per il riconoscimento, per l'accoppiamento. Ora però è interessante notare come questo stesso fatto della zebra, la zebra stessa diviene lui, perché da che è una zebra in mezzo a tutte le altre, che si confonde, anzi un signor nessuno non viene invitato alle cene da lui definite importanti, a lezione gli studenti non lo seguono, diventa invece una persona che si distingue per le proprie strisce, si distingue per il suo essere divenuto, il suo essere nella testa letteralmente di tutte le persone del mondo. Cosa succede ad una zebra o ad un personaggio quando si espone, quando una zebra è da sola, quando una persona diventa virale, diventa famosa? Significa che si distingue dagli altri, si distingue dalla massa, che sia per le sue idee, che sia per l'aver desiderato la fama, aver fatto delle proprie azioni, aver fatto della fama il fine, oppure comunque essendo stata la fama la conseguenza delle proprie azioni, quindi comunque una fama non ricercata, ma una persona che si è distinta per le proprie idee, per ciò che fa. Il fatto comunque che, e in questo caso il film è una persona che ci si ritrova ad essere famosa per qualcosa per la quale tra l'altro neanche voleva esserlo, perché lui vuole diventare famoso per i suoi libri, le sue pubblicazioni, mentre diventa virale per questa cosa, per questo fenomeno inspiegabile, che però comunque lui viene ovviamente si sente lusingato, perché poi le sue lezioni sono piene di studenti, iniziano a parlare e lui si vuole far raccontare che cosa fa nei loro sogni, ed è quindi poi tra l'altro è molto interessante, rimanendo un attimo sull'ambito registico prima di passare alla storia. Lo stesso espediente narrativo del sogno ti permette di sperimentare in una maniera incredibile, perché ovviamente sempre sulla scia anche dell'avanguardia surrealista ti permette l'illogicità, anzi la logica dell'illogicità del sogno ti permette veramente di fare qualsiasi cosa tu voglia, perché hai la scusa del fatto che non sia reale, comunque nella non realtà della finzione cinematografica il sogno stesso ti permette di sperimentare, e quindi è stato molto interessante vedere diversi scenari sempre totalmente nuovi, diversi, spiazzanti, inaspettati. Cosa succede quindi a questo Paul che viene ad un certo punto idolatrato? Lui si sente e gli piace sentirsi idolatrato, finalmente essere qualcuno, ma il problema è che pone questo suo considerarsi qualcuno causa e dovuto, dipendente dal suo essere famoso, dal fatto che gli altri lo considerino tale, ma come ben sappiamo questo dà il ruolo sbagliato a questa cosa che è transitoria, e che transitoria e in totale cambiamento come è il pensiero delle masse, è in balia di ciò, e infatti non andrà a finire bene. Cosa succede alla zebra quando è da sola? È riconoscibile ed è dunque anche bersaglio, si espone
è bersaglio, nel caso di Paul, come ho già detto, del mare, delle onde, in balia delle onde, di ciò che le persone pensano di lui, e dunque è bersaglio dell'interpretazione degli altri, di ciò che gli altri pensano di lui, e dunque lui, facendo dipendere il suo stesso considerarsi qualcuno da ciò, finché le persone lo idolatrano, è bene. Quando in realtà poi inizieranno a temerlo, comunque a portare a quella che è la cosiddetta cancel culture, lui si sentirà totalmente devastato. Perché? Perché ponendo l'interpretazione inevitabilmente questo fatto, ovvero quello del sogno, perché ad un certo punto, finché è nei sogni di tutti ma non fa niente, perché letteralmente lì a passare, è ok, è famoso e va bene, ma ad un certo punto diviene causa degli incubi degli altri, e quindi le persone iniziano a temerlo per una cosa che non ha fatto, ed è proprio ciò, ovvero il fatto che non importa ciò che una persona faccia, ma perché le persone avranno sempre una loro idea di lui, e se lui fa dipendere la sua idea di se stesso da ciò che gli altri pensano di lui, è a dir poco problematico. Iniziando dunque a temerlo per una cosa che non ha fatto, ed è quindi l'idea che una volta che tu diventi famoso, sei inevitabilmente nella testa degli altri, qui letteralmente. Infatti l'espediente narrativo utilizzato dal regista, stesso sceneggiatore, ovvero quello del sogno, è un espediente che funziona benissimo, perché appunto, così come una persona famosa non può controllare comunque inevitabilmente il pensiero e l'idealizzazione che gli altri, il pubblico ha di lui, così come lo stesso Paul non può controllare il fenomeno stesso del sogno delle persone, ciò che le persone sogneranno di lui e quindi con lui, e ciò che penseranno di lui. Il problema quindi di lasciarsi definire da ciò che gli altri pensano di lui, nel caso della massa, ma è anche dunque quindi non solo una responsabilità della persona famosa, ma anche una responsabilità del pubblico stesso, che vuole che la persona idolatrata, vuole che il content creator, vuole che il suo influencer preferito corrisponda all'idea che lui si è fatto di lui, o corrisponda a ciò che proietta sul web, quando in realtà è solo una parte di lui. Qui in questo caso c'è nel caso del film, la responsabilità delle persone, ci fa riflettere sulla responsabilità delle persone, in questo caso dell'impossibilità di Paul di essere ciò che è nei loro sogni. Perché? E qui entriamo nella parte, un mini spoiler per farvi capire meglio il film, che in realtà non è molto spoiler, ma serve per comprendere anche altri ragionamenti, ovvero una persona sogna di avere un rapporto sessuale con Paul, che la fa godere come mai ha goduto prima, e quindi invita Paul a casa per ricreare il suo sogno e riviverlo nella realtà. Quindi vuole che il suo sogno corrisponda al reale, vuole che l'immagine che lei ha di una persona, di Paul, del suo influencer, corrisponda alla realtà. Cosa accade in ciò? Accade che Paul, appunto, essendo una personalità presa da questo momento, dalla fama, eccetera, cerca di asseconda questa volontà di questa persona, e solo che mentre lei si accinge a toccargli il membro, ecco che scureggia. Il personaggio di Paul molla una scoreggia incredibile, perché si è creata, il film riesce a creare quella tensione emotiva, comunque quella tensione dell'attenzione a ciò che sta per accadere, talmente forte, talmente alta, che tutti noi in sala eravamo, mamma mia, che cosa sta per succedere,
che la scorreggia, e pensavamo all'eiaculazione precoce, che comunque è qualcosa che succede ma in seconda battuta. Tutto ci aspettavamo tranne che la scureggia, ed è scoppiata una risata collettiva incredibile, che è durata anche oltre la stessa scena, perché ogni tanto qualcuno riniziava a piangere dalle risate, ed è per questo stata un'esperienza comunque collettiva molto molto forte. Tutto andato ad ampliare dalla bravura di Nicolas Cage, perché una volta che scorreggia, una volta che eiacula precocemente e scorreggia nuovamente una seconda volta, riesce a darti quell'espressione facciale inquadrata dal regista in una maniera perfetta, che ti mostra contemporaneamente la sua vergogna, il suo godere perché è venuto, il suo che ci sto facendo qui, la sua tristezza, rabbia, contemporaneamente in un'espressione facciale nella quale rimane paralizzato per qualche secondo. Ed è stato veramente una comicità che veramente si prova poche volte in un'esperienza cinematografica, e qui devo ammettere che è stata una bella esperienza, è stato davvero un bel pubblico, sia perché comunque al Festival del Cinema non si trova un pochino, diciamo, il pubblico generalista che puoi trovare nella sala di qualsivoglia cinema, perché comunque le sale sono spesso quasi piene, sono comunque tutti appassionati. È stato molto molto bello ridere in questa maniera veramente ma forte, che si applaudiva con loro, ma anche piangere, commuoversi, perché a queste risate a crepapelle si unisce una commozione generale, perché tutto ciò è da legare alla storia di Paul, perché a questa sua ascesa della popolarità segue inevitabilmente, per tutti i motivi sbagliati per i quali per le conseguenze nelle quali cade, si lascia travolgere, le conseguenze della popolarità, porta ad una tragicità del personaggio, ad una caduta nella tragedia, nella sofferenza del personaggio, di una successione di eventi catastrofici e incontrollabili da lui l'uno dopo l'altro, alle quali non riesce a rispondere, che lo fanno inevitabilmente cadere. Ma il modo in cui vengono messi in scena, senza spoilerare, che il modo in cui vengono costruiti nelle relazioni che ha con l'altro, con la moglie, con la famiglia, ma anche con se stesso, sono davvero davvero costruiti in maniera molto molto commovente. Ed è stato davvero poi alla fine un applauso finale, nonostante non ci fossero attori, registi in sala, ma anche una sorta di applauso che ci siamo fatti noi stessi pubblico, un applauso fatto per l'esperienza passata assieme e che Paul stesso ci ha fatto passare. Ed è davvero, vi invito ad osservare, a far caso anche quando andate a teatro o al cinema, all'esperienza, alle reazioni stesse del pubblico, perché influenzano un poco anche voi stessi. Quando la risata di qualcuno vi influenza o comunque vi fa ridere di più, vi permette di lasciarvi andare anche di più nella risata, così come nella commozione generale eravamo tutti molto molto emotivamente colpiti. Quindi un film che ci pone una domanda di riflessione: vuoi davvero essere famoso? O comunque, quando la viralità, la fama arriva, sarai pronto ad affrontarne le conseguenze, a non lasciarti travolgere come Paul dalle conseguenze inevitabili dell'interpretazione, dell'immagine che proietterai di te? Sarai in grado di discernere quell'immagine dalla tua persona e innanzitutto a non far mangiare la tua identità da quella immagine, anche se quella stessa immagine non è un'immagine creata per il pubblico, ma comunque una conseguenza del tuo essere? Sei in grado di fare ciò? Questa è la domanda. Un film che tra l'altro parla anche moltissimo utilizzando l'esagerazione della finzione narrativa, espedienti di finzione, riflette su diverse problematiche dell'attualità, ovviamente tutte legate a questa idea della fama, come può essere la cancel culture, il divenire meme per qualcosa che si è fatto una volta e si diventa famosi per ciò, quindi l'identità di una persona diviene il meme,
no? Ed è questo su cui bisogna stare attenti a non far, poi ancora peggio quando appunto, come Paul stesso dice, io sono diventato famoso per qualcosa che non volevo, per il quale non sono io, vero il suo essere nei sogni degli altri, quello che gli altri vogliono, paradossalmente, che è poi ciò che nella realtà avviene. Ogni persona che si espone, che diventa famosa, che si espone, che si distingue dal resto della massa, diviene oggetto di interpretazioni diverse nella mente degli altri. Le paure, ecco che cos'altro mette su cos'altro ci fa riflettere il film, sulle paure generali dell'intelligenza artificiale, perché successivamente a questo episodio di Paul viene creata questa tecnologia che permette di entrare una volta scoperto il perché scientifico Paul si è manifestato nei sogni degli altri, è stata creata questa tecnologia che fa sì che chi la possiede possa entrare nei sogni altrui, anche per la pubblicità, per ragioni di marketing. Quindi comunque paure generali legate all'intelligenza artificiale, alla creazione di un universo meta, un meta-universo che va a sovrastare quello della realtà. Mi ha fatto poi tra l'altro molto collegarlo, così non c'entrava niente in realtà, ma me l'ha fatto legare al potere di Wanda Maximoff, la Scarlet Witch dell'universo cinematografico Marvel, in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, del suo dream walking, ovvero la sua possibilità di proiettarsi attraverso la sua magia nella mente di se stessa degli altri universi. Comunque questa idea di controllo mentale, e questa è la paura dell'intelligenza artificiale. Quindi per concludere, un film che lancia grandi interrogativi, fa molto riflettere, utilizzando attraverso un espediente poi perfetto che è quello del sogno, che riesce a, nonostante essendo comunque di finzione qualcosa di assurdo, a riflettere, a rispecchiare in maniera assai no, perfetta, come posso dire, in maniera molto evidente anche il parallelismo che si può fare tra il divenire famoso in un sogno, comunque il divenire, stare nella mente degli altri per sogno oppure perché si è famosi, comunque come ho già ben spiegato. Un film che estremamente, diciamo, molto ben costruito, tra elementi di grandissima comicità, picchi di comicità e picchi di tragicità, di commozione, che fanno di questo film, che non dura neanche molto, un'oretta e mezza, un'oretta e 40, davvero un buon prodotto, un grandissimo prodotto di intrattenimento che vi invito assolutamente a recuperare. Bene, io direi di chiudere qui. Vi ricordo, questa volta da Parco Paolino, ho scoperto che si chiama Parco Paolino, fun fact, perché qui in questo parco ci andò, dato che qua vicino c'è il ristorante al Biondo Tevere, che è il ristorante dove spesso andava Pier Paolo Pasolini, l'ultimo luogo, il ristorante nel quale andò la sera stessa del 1975, nel quale venne ucciso, comunque ci fu la sua morte. Scrisse, ora non ricordo in quale sua opera, però comunque c'è questa insegna davanti a questo ristorante al Biondo Tevere che riporta un passo di questo saggio di Pasolini, che fa questa descrizione di questo luogo, quindi perché qua c'è il Tevere, e cita questo Parco Paolino, che è questo qui adesso, si è conosciuto come Parco Schuster. E niente ragazzi, se vi è piaciuto il video fatemi sapere che cosa ne pensate del video, e se avete visto il film cosa ne pensate del film. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, perché anche lì pubblico moltissimi altri contenuti per rimanere aggiornati, citazioni, reel e moltissime altre cose. Ricordo che se il video vi è piaciuto e volete aiutarmi a crescere, di lasciare un mi piace, di condividere il mio lavoro, e vi ringrazio veramente per avermi seguito fin qui. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.